Ecco, questo è fondamentale, perché un buon lavoro sui demoni oggi è un lavoro di riappropriazione, conoscenza, no, di questi aspetti di cui abbiamo parlato, ma fatto con certe protezioni o equipaggiamenti. Essere un po' equipaggiati è il modo di rapportarsi all'ombra nel tentativo di integrarla. Ora, questo essere equipaggiati non è che abbia bisogno, non immaginatevi uno debba studiare, fare tecniche, divento maestro di Kundalini Yoga, mi proteggo con gli scafandri. No, è molto più facile, basta veramente un approccio consapevole, cioè è una questione di consapevolezza. E a questo punto l'ombra può nutrire la coscienza e avviare un processo di integrazione che vada verso quelli che potremmo fissare come degli effetti collaterali della conoscenza e dell'integrazione dell'ombra. Questi effetti collaterali hanno a che fare con creatività. È intesa la creatività come una forma di liberazione di energia compressa. Compressa in cosa? Nella abitudine. Mentre l'atto creativo rompe, cioè, scusate, la rottura dell'abitudine scatena l'elemento creativo, l'energia creativa. Ok? Quindi la creatività, che si può anche allenare come un muscolo, ha bisogno dell'insolito, cioè ha bisogno della rottura di un equilibrio o anche di una stasi, se quell'equilibrio si è atrofizzato ed è diventato una staticità. Il turbamento, in questo caso, prelude all'atto creativo, cioè al liberarsi dell'energia creativa. Mi siete riusciti a seguire, giusto? Questo poi è applicabile a qualunque forma di lavoro, qualunque forma di arte, no? E anche al grande discorso del potere. Il potere, in questo caso, non è i potenti, ma è voce del verbo potere, cioè è il potenziale non espresso. Ognuno di noi ha delle possibilità non espresse, che sono cioè in germe e che vengono abortite. Man mano che facciamo delle scelte escludiamo delle cose, ma quando ci sediamo nella posizione di comfort solita e solida, noi abortiamo una serie di potenziali. Noi evitiamo che la nostra potenza, vale a dire Shakti in termini sanscriti, si manifesti e prenda una forma. Quindi un lavoro con l'ombra include tutto questo, un lavoro con i demoni include tutto questo, chiaramente. Lo si può fare ritualmente. Ovviamente sì, il rito però è una cosa che ha bisogno di un po' di pazienza, perché non è il rito ad avere un potere in sé, come è stato tramandato da tempo immemore, quando dei potenti, quelli sì potenti nel senso proprio della casta, avevano interesse a farti sapere che il rito funzionava solo se lo eseguivi bene, perché loro erano i tecnici del rito. Perciò non potevi fartelo a casa tua, dovevi andare da loro, perciò li dovevi pagare. Ma noi che non siamo più superstiziosi sappiamo che non è, la differenza non la fa la candela qui piuttosto che lì, quella parola o quella formula. La differenza nel rito la fa la coscienza, la variazione dello stato di coscienza di colui che compie il rito. E questo si allena. Questo è come andare a imparare a fare danza, yoga o uno strumento musicale.
Quindi si può fare virtualmente, sì, ma un percorso molto lento, chiaramente. Ci sono metodi per accelerare tutto questo. Nello sciamanesimo, per esempio, l'uso di sostanze intossicanti naturali, quindi sostanze psicotrope, le droghe, è uno degli acceleratori che si usano per entrare a contatto con quella parte lì. Perché mi mettono a contatto con una parte che si sbarazza di ciò che è solito, cioè lo stato di coscienza ordinario. E magari con l'allucinazione, magari con l'alterazione di un certo tipo, mi permettono di entrare a contatto con l'ombra e danno anche delle forme concrete, cioè si possono avere delle esperienze di autopsicoanalisi in questo senso. Ok? Però non sarebbero consigliate per chiunque questo genere di approccio. Va bene se hai un solido equilibrio, va bene se accetti un rischio abbastanza grosso di vivere anche esperienze fortemente sgradevoli, magari, capite? Non è detto che questo sia un approccio che vada bene per tutti. Ecco, quando sento parlare della moda dell'ayahuasca, no? Per esempio. Dipende chi lo fa, dipende quando, dipende come, bla bla, però innanzitutto tu introduci nel tuo corpo una sostanza che genera delle alterazioni forti, devi sapere di essere in grado di farti quel trip senza vedere la tua mente andare in pezzi. Un'altra delle ipotesi tecniche su cui lavorare è la sessualità, naturalmente. Questo è meno pericoloso dal punto di vista degli equilibri della psiche, però ha bisogno di altre caratteristiche magari. Perché? Perché uno può essere nella prigionia di determinati schemi e un altro può essere nella prigionia di altri schemi. Perciò uno potrebbe trovarsi più facilmente a trovare la via dell'evasione in una cosa piuttosto che in un'altra. Ok? Però questo della sessualità è innegabilmente uno dei modi e dei mondi con cui è possibile entrare a contatto con quella fascia, quella area in cui risiede l'energia di cui abbiamo parlato. E poi ci sono dei tipi di estasi legati al mondo della produzione artistica o allo sforzo fisico. Delle trance, disegnando, dipingendo, suonando, anche leggendo a volte, scrivendo, danzando. Esiste la possibilità nel dilatare il tempo del rapimento artistico, esiste la possibilità, dicevo, di vedersi assottigliare quella barriera che separa la luce dalle tenebre o che separa la parte ordinaria della coscienza conscia dalla parte notturna della coscienza o inconscia. Queste sono delle strade, queste sono delle vie. È chiaro che per quello che riguarda i demoni oggi ci basta avere il nome e il sigillo, che è la carta d'identità di quell'entità, e cercare di strutturare anche abbastanza istintivamente, cioè anche fuori da dei percorsi tradizionali, di strutturare un rito che sia cioè uno strumento di contatto, ok? Il rito come strumento di contatto. È chiaro che se mi ispiro ad esempio al mondo dello sciamanesimo, se mi ispiro piuttosto alla teurgia,
eccetera, eccetera, avrò delle più o meno sofisticate ritualistiche, posso attingere qualcosa da lì. Devo rispettare però dei principi, ecco che vi dicevo, il rito comunque è abbastanza semplice, c'è un lavoro da fare nella ritualistica, è quello di consentire al gesto, alla parola, eccetera, di variare lo stato di coscienza. Con gli altri strumenti, che sono anche abbinabili, chiaramente, tutto diventa molto più veloce. Si possono abbinare l'uso di sostanze psicotrope alla sessualità, naturalmente. Si può abbinare a sessualità anche alla produzione artistica. Ora, lo so che potrebbe sembrarvi strano, no, questo, però vabbè, quello tra droga e sesso è sicuramente un tema che si associa mentalmente più facilmente, no? Non è affatto escluso che, senza evocare nessun tipo di demone, consapevolmente alcuni di noi abbiano fatto esperienze di tempi in cui assumevano qualche sostanza o anche solo con una buona alterazione alcolica e abbiano poi avuto dei contatti o dei rapporti sessuali, questo insomma crea delle cose. Però meno ovvia è magari l'associazione tra la produzione artistica e l'energia di Eros o l'energia direttamente della sessualità. Anche se esistono delle opzioni che si possano inventare, diciamo, quasi a titolo di sperimentazione in questo ambito. Chi vi parla ha fatto una volta un esperimento, cioè l'ho ripetuto più volte, però intendevo una volta nel senso che è successo nel passato, in cui un foglio di carta e dei colori erano presenti in quella stanza e il quadro che ne sarebbe venuto era l'effetto dell'evocazione di quel demone che stavamo per evocare. Si sarebbe tradotto, cioè, nel guidare la mano nella scelta istintiva non programmata dei colori e nella rappresentazione di qualcosa che non fosse possibilmente qualcosa di preconfezionato. Quindi seguendo in maniera libera, istintiva, astratta, l'energia che passava attraverso il corpo nel disegnare. E questa sorta di disegno dell'inconscio, chiamiamolo così, ecco, oppure perché in realtà l'idea era che la possessione demoniaca consentisse alla mano di rappresentare un aspetto di sé, quindi di mettere in pratica, in scena, una rappresentazione di un aspetto di sé, è stato fatto, no, questo disegno dalla persona che era con me in quel momento, mentre io ero dentro di lei da dietro. No? Quindi abbiamo unito il sesso, un coito, con una produzione artistica, chiamando prima il nome del demone, guardando il sigillo, eccetera, dopodiché inaugurando un rito sessuale in cui io da dietro ero tutt'uno col suo corpo e questa persona, che era a quattro zampe, disegnava, no, questo foglio. Questo è un esempio, no? Cioè bisogna capire che anche queste realtà, come quella della sessualità, della droga o dell'arte, non sono scisse l'una dall'altra. È possibile che si parlino a vicenda, no? Dunque, c'è ancora qualcosa da dire prima di lasciare un po' di spazio a eventuali domande. E sempre in relazione a questo grande tema dell'istinto. Dunque, abbiamo parlato all'inizio del nostro incontro dei rapporti conflittuali tra la cultura e la natura, no? La cultura che si fa a spese della natura, ecco, diciamo pure. In noi però restano forti istinti e uno degli istinti fondamentali della vita è l'istinto alla procreazione o alla generazione di un'altra vita, no? E avete notato che i paesi occidentali in particolare nella contemporaneità stanno facendo sempre meno figli? Tutti avete sentito parlare del calo demografico, che non è un fenomeno solo italiano, attenzione.
È un fenomeno che troviamo in diversi paesi, confrontando i dati da 1800 a oggi e vedendo come in circa 200 anni abbiamo una grossa riduzione del numero di figli per coppia, no? Ci sono diverse spiegazioni di questo, non le stiamo a nominare perché c'è chi chiama in causa il benessere, c'è chi chiama in causa la mortalità infantile, che era molto più alta in passato rispetto a oggi, hanno tutte senso, cioè è ovvio che siano le spiegazioni di questo fenomeno, però c'è qualcosa di più. Andare sempre più verso la cultura significa abbandonare sempre più la natura. E siccome uno degli istinti naturali è quello della procreazione, una società che si strutturi quasi interamente sulla cultura finisce per abbandonare aspetti profondi degli istinti naturali. Lungi da noi dire che questo sia un bene o un male, chi se ne frega, ognuno di voi può avere la propria idea, ma non è interessante giudicare che questo sia un bene. Finalmente ci denaturalizziamo, o sia un male, che peccato, non siamo più quello che eravamo. Non importa, importa constatare il fenomeno. L'abbandono graduale di istinti come quello biologico ci porta ad associare natura, vita, cultura, morte. Fate attenzione, non prendete male queste parole. Innanzitutto ricordatevi che non stiamo parlando di cultura intesa come erudizione. Sto dicendo che il destino della strutturazione di quella cultura che si fa contro o a spese della natura è un treno lanciato verso Thanatos. Questo significa che il destino della civilizzazione, qualunque cosa sia la civilizzazione, il suo destino è l'estinzione. Noi abbiamo dentro questa roba. Nel fondo della nostra coscienza noi lo sappiamo. Parte di quest'ombra è morte. E dove c'è morte c'è Eros. Eros deve prendere quindi una nuova forma, perché non è più soggetto a procreazione. Eros diventa arte, piacere, rito, dissoluzione barra dissolutezza, perdita di confini, perdita di sé, annichilimento, creazione barra distruzione. Tutto ciò che abbiamo contenuto diventa l'osceno, l'obscenum, il fuoriscena. Eros, in un certo senso, perde se stesso nel momento in cui il desiderio, che è il fondamento di Eros, si realizza, si compie. La natura del desiderio è quella di tenersi in vita anelando a ciò che non è ancora realizzato. Nel momento in cui lo realizza, si perde in un certo senso. Ora, qual è il solo modo di tutelare? E qui proprio facciamo demonologia pratica in questo momento di chiusura. Tutelare la forma ludica, estetica, fine a se stessa della sessualità, cioè di Eros. La forma ludica, estetica, fine a se stessa della sessualità di Eros. Abbiamo talmente tanto dentro di noi i limiti imposti dalla decenza,
per esempio, dall'opportunità, dalla tradizione, dalla convenienza, eccetera, eccetera, che spesso noi ci perdiamo questa forma, che è la forma libera, in una parola, di Eros, non è quella costretta dallo schema, non è quella costretta dallo schema socioculturale. La sola forma di tutelare questi aspetti di Eros è la rottura della norma. Quindi l'aspetto di sacralizzazione del sesso può essere solo un transito temporaneo. Serve a ripulire il sesso dal senso di colpa verso il piacere. Tutti abbiamo un senso di colpa se ci prendiamo il piacere, fine a se stesso. Fare quello che ci piace solo perché ci piace, ci hanno insegnato troppo profondamente che non va bene, ok? E poi tradimenti, no? Le parole chiave, la verità, la lealtà, la trasparenza, non dire la bugia, non devi tradire, la monogamia, eccetera, eccetera, rientrano tutti in una serie di schemi, chiaramente, che alimentano i sensi di colpa. Tutto quello che ha a che fare col piacere è appestato dai sensi di colpa. Questa neodemonologia erotica, chiamiamola così, può trovare nella sacralizzazione della sessualità, vedi il Tantra per esempio, può trovare un ottimo movente per liberarsi dal senso di colpa, del piacere, e far abitare il piacere temporaneamente nella sublimazione, no? Dove le cose hanno più senso, perché dire fine a se stesso sembra che abbiano poco senso. Sembra che abbiano poco significato perché non hanno un fine. Se invece parlo di Tantra, ho un fine. Se il sesso è finalizzato a qualche obiettivo, sto meglio. Ma è un transito. Cioè, devo sapere che sto viaggiando verso qualcosa che non è ancora abbastanza libero. Diventa libero nel momento in cui il sesso va alla sua dimensione più profonda. La dimensione più profonda del sesso è borderline, cioè è al confine. La dimensione più originaria della sessualità alla luce della coscienza di chi la vive oggi è borderline. Dove abitano i demoni? Appena oltre i confini, nella selva, fuori dall'urbe, fuori dall'educazione. Si può avere quindi una logica di preservazione di questa potenza erotica, di questa potenza sessuale non procreativa, solo se smetto di dire che vi sia qualcosa di sacro o che non vi sia nulla di male. Ve lo dico in altri termini, arriva un momento, e per questo il lavoro sui demoni è un lavoro molto più maturo di quello che si può fare sugli angeli, capite? Cioè, è molto più profondo e ha bisogno di maturità. Arriva un momento in cui mi rendo conto che se mi sono liberato dai sensi di colpa dicendo che quello che sto facendo non ha niente di male, non c'è niente di male, addirittura se dico è sacro, va bene per quel momento, per liberarmi dai sensi di colpa, ma io sto andando contro la potenza celata nell'ombra. Dovrà arrivare un momento in cui mi chieda, ma se non c'è niente di male, allora che cazzo lo faccio a fare? Se non c'è niente di male non è divertente. Se non c'è niente di male non è divertente. Deve esserci qualcosa di male affinché sia divertente. Se no che lo faccio a fare? E non di fare male a qualcuno, sto parlando di questo, capite di che cosa sto parlando? È ciò che la società ha detto è non farlo, qui c'è qualcosa di male, no? Deve arrivare a questo confine. E questa è una grandissima conquista, quella in cui uno si permette di riabilitare oppure di conquistare, nel caso non lo avesse mai avuto, uno sguardo sporco, ok? Uno sguardo oscuro, uno sguardo tra virgolette malato,
di quell'esperienza creativa, abissale, di confine o oltre confine, che è fantasia in atto. Quindi si deve enfatizzare il lato meno naturale possibile della sessualità, quindi non procreativo e non sacro. Il lato più innaturale della sessualità è proprio quello oscuro in cui si cela il massimo della potenza, ed è l'obscenum, è il sesso nelle sue parti borderline, cioè è quello che il mondo, la società educata, chiama perversione, depravazione, devianza, no? E che a volte è stato interpretato fino a poco tempo fa come come malattia della psiche. Oggi noi sappiamo che possono essere lì delle possibilità creative di espressione della fantasia di ciascuno con le sue fascinazioni, ciascuno con i suoi feticismi, ciascuno con i suoi sadomasochismi, ciascuno con le sue perversioni in generale. Perversus è la scorciatoia, cioè la deviazione dal sentiero. È quello che fa Cappuccetto Rosso quando disobbedisce alla mamma e non si illude di trovare un bosco fatato con gli dei o gli angioletti o le fatine ad aiutarla, il bosco dorato. No, sa che va verso un pericolo il lupo. E proprio perché sa che va verso un pericolo, la mamma le ha detto di non farlo. E proprio perché la mamma le ha detto di non farlo, lei lo fa a un certo punto. Non l'ha fatto fino a quel momento, lo fa a partire da quel momento ed ecco la sua iniziazione. E con questo grande tema in cui scopriamo che alcune dimensioni, come quella della sessualità, possono essere la frontiera della neodemonologia, consentendo magari ai soggetti di enfatizzare degli aspetti che rivalutino le parole che la società ha usato per demonizzare un'energia o una pratica o un'arte. Se riabilito quelle parole dimostrando a me stesso che proprio quelle parole, sporco, malato, perverso, depravato, sono i sigilli del potere che si cela lì dentro, sono i segnali della potenza nascosta, allora faccio un passo avanti. Questa potenza è il desiderio nella sua più nuda verità. E ogni termine che demonizzerà questi aspetti della pratica ne sta solo sancendo la potenza in realtà. Innanzitutto spero che sia stato chiaro, spero che abbiate avuto molti spunti, abbiamo trattato la faccenda esattamente come volevo trattarla, cioè non 2 ore di storia della demonologia, ma un viaggio verso qualcosa che poi ci riguarda molto da vicino e riguarda tutti, quasi. Quando ho scritto estasi, parentesi, arte barra Sì. sforzo fisico, in sforzo fisico possiamo far entrare questo principio del respiro tra gli strumenti di acquisizione dell'estasi. Per Mm. esempio, in realtà, se tu guardi addirittura nello sport, quindi in contesti che non hanno a che fare con la ricerca di esperienze di confine, ma con la prestazione, esiste l'espressione transagonistica, no? Cioè si va in trance anche in una prestazione fisica che includa uno sforzo. Io ho avuto esperienze di quello che alcuni chiamano rebirthing e altri chiamano respirazione eutropica e devo dire che nel giro di 25-30 minuti quel tipo di alterazione dei rapporti tra anidride carbonica e ossigeno che si crea nel sangue e di conseguenza nel cervello porta a stati di preallucinazione, sono stati preallucinatori. Quindi si possono avere delle visioni che tu, essendo sveglio, cominci a leggere attribuendo ad esse dei significati in linea, cioè come se stessi un po' maneggiando il tuo inconscio. Ecco. Non è Mhm. diverso da quello che accadrebbe con una droga, è diverso solo Sì, il principio con cui ti procuri quell'effetto, però è un sì. effetto molto forte. Mentre il pranayama, ad esempio, Mm. che include degli esercizi di controllo del respiro, È un'altra lo fa in cosa. una maniera diametralmente opposta, cioè Sì. quella in cui la struttura, la regola, calma le emozioni, provoca il distacco, eccetera, eccetera. D'altronde, diciamo panico, proprio perché l'archetipo che sta dietro è quello di Pan.
non è un attacco di panico, e stiamo riferendoci a Pan perché il tutto è l'esatto opposto, cioè il tutto è l'aperto, è l'illimitato, è l'esatto opposto di ciò che ha dei limiti. E il senza limite ci spaventa sempre, che sia il mare o che sia il cielo stellato, il senza limiti ci terrorizza, proprio perché non abbiamo la possibilità dell'appiglio, non abbiamo il riferimento. E il panico ha queste caratteristiche, quindi. Non è ecco, un'altra cosa che vorrei dire per concludere, noi siamo spesso nell'inganno di dover inseguire per forza esperienze che ci mettano a contatto con un benessere. Così ci perdiamo la parte più importante della crescita interiore. Non è affatto vero o non è affatto detto che ciò che ti fa entrare a contatto con la conoscenza di te sia anche qualcosa che ti faccia stare bene. Anzi, molto spesso lì significa avere esperienze che ti fanno stare male o quantomeno sgradevoli. E quindi se uno entra in quella dimensione un po' new age, un po' fuffosa del dello star bene a tutti i costi, no? Allora in realtà io sto creando un'illusione su un'illusione, cioè prendo dei parametri di riferimento che sono la gradevolezza delle emozioni e io mi pongo il divieto di stare male. E questa sarebbe spiritualità, e questa sarebbe realizzazione di qualcosa, questa sarebbe conoscenza, è l'esatto opposto dal mio punto di vista. Non si può pensare di esigere di non stare mai in un momento di crisi interiore se stai facendo quel viaggio interiore. È sempre costellato di varie forme di malessere o di inquietudine, compensate da intensi momenti di gioia e di estasi, chiaramente, ma questa linea dritta della felicità presunta, stabilizzata, è un'illusione. Cioè ci possono essere anche lunghi periodi in cui stai mediamente molto bene, ma non ti mettono al riparo, come quando sei al mare. Il mare può essere calmo anche per una settimana di fila, ma ciò non ti mette al riparo dal fatto che in 2 minuti arrivi una tempesta. E se arriva una tempesta non è colpa tua, non vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ecco, la conseguenza di questo inno allo star bene è stato anche quello di far passare il messaggio: se stai male c'è qualcosa di spiritualmente monco in te, di spiritualmente fallimentare. È l'esatto opposto. Non si è mai visto nella storia che la spiritualità avesse l'intento di rendere le persone felici, se non come finale effetto o conseguenza di comunque un lungo percorso tosto. E sì, dice bene Anna, il dolore produce stati profondamente alterati di coscienza. Il dolore è esattamente parte del piacere, cioè due facce della stessa medaglia. Difatti prima vi citavo il sadomasochismo, no? Questi due aspetti sono strettamente connessi. Di queste faccende chiaramente ne trovate declinate in molti ambiti a seconda dello sguardo con cui vi attenete a questa lettura, ma è sicuro che certi aspetti della trance da dolore possano portare a dei momenti di estasi o di alterazione della coscienza. Lo fa anche lo stupore, la meraviglia. Solo che la trance da stupore è più difficile da creare da adulti. La trance da stupore è tipica del bambino, dove lo stupor è la meraviglia. Da adulti è più difficile, bisogna un po' andarsela a conquistare, no? La meraviglia. E invece i due picchi, le due vette di piacere e dolore finiscono per coincidere in una perdita dei confini. E si può entrare nelle zone d'ombra stando male, così come si può entrare nelle zone d'ombra stando nel piacere, capite? Quelle sono esperienze di confine dove la logica dei rapporti tra versante natura e versante cultura per certi aspetti si rovescia, e concedere naturalità ad alcuni aspetti culturali, cioè alcuni aspetti che abbiamo costruito con un'estetica
a partire da istinti, eccetera, significa veramente vedere, vivere un'esperienza borderline. E non c'è nulla di cui vergognarsi da un lato e non troppo di cui spaventarsi da un altro. Ripeto, è la consapevolezza che fa la differenza. La discesa è volontaria, la caduta spesso non lo è. Ciao, Grazie. grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.